questi sono i componenti inclusi nel kit per il sensore TPS, cioè il sensore che rileva la posizione del pedale acceleratore. Questo è il sensore vero e proprio. Semplicemente va inserito l'asta fino a battuta. Questa può ruotare e quindi essere richiamata da un'asta di rinvio al pedale. Ovviamente, se non ci fosse nessun tipo di sicura, questa parte con le vibrazioni potrebbe fuoriuscire. Quindi in dotazione noi diamo anche questo particolare, vedete che ha la sede per il dado autobloccante, viene fissato al sensore tramite una vite e il suo dado. Ok, in questo modo. In questa zona si può interporre la staffa che fissa il sensore, il gruppo sensore al telaio. Una volta stretto, la sicura fa sì che questa non venga fuori dalla sua sede. Questo è come si presenta il sensore TPS del sistema Grip One. Allora, questo è il sensore vero e proprio. Questa è l'asta che serve per collegarlo alla pedaliera, e questa è la sicura, fissata con una vite a brugola M5 e il suo dado autobloccante. In questo punto è dove si può interporre la staffa di fissaggio al telaio. Il sensore semplicemente è un sensore rotativo, quindi torna da solo, ha una molla che torna indietro. In questo punto o nei fori lungo l'asta si attacca il braccetto di rinvio che viene tirato dalla pedaliera quando il pedale dell'acceleratore viene schiacciato. Quindi schiaccio il pedale dell'acceleratore, rilascio il pedale dell'acceleratore. Andiamo a vedere come azzerare il nostro sensore pedale acceleratore. Per semplicità, per questo esempio, avremo il sensore smontato e in mano, mentre quando si farà realmente questa procedura il sensore dovrà essere applicato alla pedaliera. In questo caso abbiamo già collegato la centralina con il cavo USB e abbiamo alimentato la centralina con una tensione di 12 volt. Immaginiamo che il sensore sia collegato all'acceleratore, quindi avrà una certa posizione iniziale, diciamo questo punto. Io lo fisso con le dita. A questo punto vado a premere il pulsante Set TPS 0%. Mi chiederà la conferma del motore spento. Ok, azzerato la posizione di 0. In questo caso nella diagnostica mi dice che il valore rilevato è 15. A questo punto vado a schiacciare tutto il pedale dell'acceleratore fino a fondo corsa, otterrò una rotazione del sensore, diciamo fino a questa posizione. Anche in questo caso lo fisso con le dita per semplicità. Vado a schiacciare Set TPS 100%. Anche qui mi chiederà di assicurarmi che il motore è spento. Confermo. L'azzeramento è fatto. Anche in questo caso
TPS 100% mi dice che la posizione rilevata è 249. Questi numeri sono numeri interni alla centralina e ci aiutano a capire se l'azzeramento è avvenuto in maniera corretta. Possiamo dire che se il valore di minimo, quindi TPS 0%, e il valore massimo, TPS 100%, distano di circa 200 punti, la risoluzione che noi abbiamo sul sensore è abbastanza buona. Se la distanza, quindi la differenza tra questi due valori, è molto bassa, dell'ordine di 50-100 punti, dobbiamo cercare di posizionare il sensore in modo tale da far fare più corsa, quindi più angolo, durante la pressione e il rilascio del pedale dell'acceleratore. Più saranno distanti i due numeri e maggiore sarà la risoluzione e quindi migliore sarà la qualità di funzionamento del sistema.